Cartagine, 371 d.C. Un giovane di nome Agostino, brillante e inquieto, cerca la verità tra le passioni e le filosofie del suo tempo. Ma il suo cuore non trova pace. Il mio cuore è inquieto finché non riposa in te. Era l'inizio di una delle più grandi avventure spirituali della storia. Agostino nacque a Tagaste, in Numidia, oggi Algeria, il 13 novembre 354. Suo padre, Patrizio, era un modesto proprietario terriero pagano. Sua madre, Monica, una donna di fede profonda. Monica, con le sue lacrime e le sue preghiere, piantò il seme della fede che un giorno avrebbe dato frutto. A 16 anni, Agostino si recò a Cartagine per studiare retorica. La città lo affascinò con i suoi spettacoli, le sue passioni, le sue tentazioni. In quegli anni, Agostino cercò la verità nelle filosofie del tempo, ma soprattutto visse una vita sregolata, che più tardi avrebbe ricordato con dolore. A 16 anni, Agostino commise un gesto che lo avrebbe segnato per sempre. Rubò delle pere, non per fame, ma per il puro piacere di infrangere una regola. Il mio unico piacere fu il peccato stesso, avrebbe scritto anni dopo. Un gesto che rivelava un cuore già in rivolta. A Cartagine, Agostino si legò a una donna. Da questa unione nacque un figlio, Adeodato, che Agostino amò profondamente. Adeodato, il dono di Dio, divenne il centro della sua vita, ma il suo cuore era ancora lontano dalla vera pace. Agostino si avvicinò al manicheismo, una setta che prometteva risposte razionali ai grandi interrogativi. Per 9 anni ne fu un fervente seguace, ma il manicheismo non lo appagò. Lasciò Cartagine per Roma, e poi per Milano, alla ricerca di una verità che nessuna filosofia gli aveva dato. La sua scelta del manicheismo fu un colpo durissimo per sua madre Monica. La donna, consumata dal dolore e dalla preghiera, giunse persino a non volerlo più accogliere in casa. L'amore di Monica era un grido che Agostino non riusciva ancora a sentire, ma le sue lacrime non sarebbero state vane. A Milano, Agostino incontrò il vescovo Ambrogio, un uomo di grande cultura e fede. Le sue prediche lo colpirono profondamente. Le parole di Ambrogio, il suo insegnamento, iniziarono a scalfire l'orgoglio intellettuale di Agostino. Il giovane retore iniziò a credere. Un giorno, nel giardino della sua casa a Milano, Agostino udì una voce di bambino: "Prendi e leggi, prendi e leggi". Aprì la lettera di San Paolo e lesse: "Rivestitevi del Signore Gesù Cristo". In quel momento, la sua vita cambiò per sempre. Nella notte di Pasqua del 387, Agostino ricevette il battesimo dalle mani di Ambrogio. Insieme a lui, il figlio Adeodato. Finalmente, il suo cuore inquieto trovava pace. La sua sete di verità era stata saziata. Agostino tornò in Africa. Qui fondò una comunità di vita religiosa, dedicandosi alla preghiera, allo studio e alla povertà. Iniziò a scrivere, a insegnare, a difendere la fede. La sua penna divenne un'arma potente per la verità. Subito dopo il ritorno in Africa, Agostino fu colpito da un dolore immenso. Il figlio Adeodato, il suo amato dono di Dio, morì giovanissimo. Fu una ferita che portò per sempre nel cuore, ma che lo avvicinò ancora di più alla fragilità umana e alla speranza in Dio. Nel 396, Agostino fu ordinato vescovo di Ippona. La sua vita fu dedicata alla cura delle anime, alla predicazione e alla difesa della fede. Divenne uno dei più grandi dottori della Chiesa. Le sue opere, come le Confessioni e la Città di Dio, hanno plasmato il pensiero occidentale. Il 28 agosto 430, mentre Ippona era assediata dai Vandali, Agostino morì. Aveva 76 anni. Le sue ultime parole furono un salmo penitenziale. Il suo cuore, finalmente, riposava in Dio. Agostino ha cercato la verità per tutta la vita, fino a trovarla in un cuore che ardeva d'amore.
Se questa storia ti ha acceso una piccola fiamma nel cuore, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questo video con chi ha bisogno di luce. E ricordati, anche nei momenti più bui, Dio non smette mai di cercarti.